Ehi tu, clicca la campanellina e seguici per altri episodi. Oh, non c'è! Allora? Vorrei segnalare il suo draw che sta parlando. Il mio draw vuole dire mio fratello? Torniamo un attimo indietro, ok? La festa è stata divertentissimo, ma possiamo un attimo parlare seriamente. Jasper, che cazzo è successo? Ieri, intendo. Cioè, sono felicissima che tu sia vivo, davvero non sai quanto. Ho pensato di morire io dietro di te, e invece sei qua e sono molto grata, ma come? Uno scambio di favori, diciamo. Vedete alcuni capelli fuori posto, la sua camicia un po' sgualcita e sta ticchettando sul tavolo in marmo con le sue dita in maniera impaziente. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Gettiamo le catene nel tuo vortice più nero. La volontà divina mi tiene prigioniero. Schiavo della luce, abbraccio il tuo mistero. Illumina col buio ciò che è falso, ciò che è vero. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Mi abbracci nel mistero, la follia che chiamiamo libertà. Non temo la tua voce silenziosa, eco dell'oscurità. Ci attendeva? Sì, vi attendevo. Cosa vi avevo chiesto? Lei cosa pensa che siamo venuti a fare esattamente? Suppongo che dopo che avete ucciso Leuca non vi rimane altro che andare alla forgia. Esattamente. Abbiamo eliminato gli ostacoli, Naikele e Leuca. E cosa avevo detto? Di mantenere un basso profilo. Non era utile mantenere un basso profilo, Leuca era già sulle nostre tracce, ma... Non già è da utile prima- per te! E si alza di botto. Non era utile per te. Muovo un passo in avanti. Stiamo calmi, non c'è bisogno di agitarsi. Tanto ormai la situazione è questa e tra poco non sarà più questa perché faremo quello che c'è da fare. Quindi cerchiamo solo di fare quello che c'è da fare velocemente. A me non sembra che il vostro nome sia stato infangato dalle nostre azioni, quindi pur avendo mantenuto un profilo non eccessivamente basso, anzi palesemente alto, il vostro nome non è uscito fuori o vado errato? Non è il mio nome il problema. Improvvisamente sentite in sottofondo delle grida, dei gemiti di una creatura come se venisse torturata. Che fastidio! Cosa stai facendo? Cosa avete fatto voi? Avete ucciso Naikele? Avete ucciso Leuca? E ora? Cosa starà facendo secondo voi la matrona? Sta usando la cacciatrice, vero? Sì, Beh, dobbiamo fermarla. Non può essere disattivata. no, Scus. è una vita, non è un oggetto che può essere acceso o spento quando si vuole. Beh, ho fatto una domanda, non sono esperto e non c'è bisogno di agitarsi. Bene, quindi dobbiamo muoverci, dobbiamo andare alla forgia e dobbiamo fermare l'Holt. Giochi, vieni qua! Esce dalla porta questo halfling con un paio di occhiali da aviatore, un cappello molto vistoso e a subito colpo d'occhio notate un braccio metallico come se fosse il braccio di un automa. Che fastidio, che fastidio. Lui è Giochi. L'ho preso proprio dal posto dove dovete andare voi. Data la forgia? Sì, bel cappello. Grazie, anche il tuo. Grazie. E mi giro verso Archibald e faccio, mi piace, sembra simpatico. Ma quindi? Che volete? Andare alla forgia. No, da me. Ah, che ci porti alla boh? forgia? Non ti abbiamo fermato. Guardo Oberon. Quindi? Dovete andare tutti insieme alla forgia, no? Questo tipo conosce bene tutto quello che riguarda la guerra dell'alba e tutto ciò che ne proviene da esso, come la forgia del sangue. E voi dovreste
dato che vi ho detto cosa serve per andare nella forgia del sangue, avere quel qualcosa. O in tutto il trambusto che avete fatto non siete riusciti a trovare del legno e del metallo del Feywild. Abbiamo tutti gli ingredienti per la nostra torta, ci manca soltanto il forno, vostra signoria. Bene, e sentite di nuovo la creatura gridare. Lui sarà in grado di portarvi all'interno. Mette la mano all'interno del suo colletto, prende la chiave, la strappa e la lancia sul tavolo. E questa chiave è completamente cristallizzata, come se fosse un cristallo rosso. Quella vi porterà al cuore della forgia. Ma per utilizzarla, per accendere le fiamme, bisognerà utilizzare del legno proveniente dal Feywild e io ne sono sprovvisto. E lui pure, indicando giochi. Non è un problema. Lo avete voi? Sì, Ce l'abbiamo e mi allungo per prendere la chiave. ti fermo un attimo e mi allungo io per prendere la chiave. Ritiro lentamente la mano. E mentre gli passo accanto gli dico, poi ti spiego. Ok, Sono strani. sì, molto strani. Tu servi anche per un altro motivo. La fortuna vuole che lui sia molto bravo in quello che fa. E probabilmente se avete del sangue, perché so che avete del sangue di un dio, lui sarà in grado di sintetizzarne altro. Sì, posso. E potrete creare le vostre armi. Questo attiverà la forgia e renderà possibile utilizzarla anche ad altri? Viene da sé. Ora però cambiano un pochino i patti che avevamo. Se torcerete solo un capello alla cacciatrice, io sarò vostro nemico. Lei proverà a fare del male a noi? Si chiamano danni collaterali delle stronzate che si fanno. Datti una cazzo di calmata, perché se mio fratello ha rischiato di morire è anche per colpa tua che non ci hai aiutato. Io alla cacciatrice non voglio fare del male. E comunque, eventualmente si chiamano anche danni collaterali il fatto di creare un mostro mangia persone che può Non avventarsi permetterti su di chiunque. chiamarla mostro. Quel che è. Cioè, se non la creavi, noi eventualmente non ci ritroveremo nella situazione di doverla uccidere. Non è nelle nostre intenzioni, ma io voglio uscire di qui, non sono risuscitato per rimorirci un'altra volta, onestamente. Oberon, chi era la cacciatrice prima di essere la cacciatrice? Lo so che c'è una risposta a ciò. Era tua moglie? Mostrare dell'umanità non sempre è sintomo di debolezza, Oberon. Sì, era mia moglie, e quindi a te cosa cambia? Che la vedrò con occhi diversi. Tutto il mondo non è bianco o nero. È facile parlare per voi che avete una morale, no? Bello, andiamo a fare i bravi. Non ti sto giudicando, non sto giudicando i tuoi comportamenti. Anche io ho fatto le mie scelte per essere qua e sono di dubbi morali. Non mi permetterei mai di giudicare le tue scelte. Non sono in posizione di poterlo fare. Per un attimo guarda Obal, dopodiché ritorna a guardare tutti quanti. Giochi, la strada tu la sai. E se è possibile non tornare più. No, però spero comunque di poterci uscire da lì. Facciamo un patto, io vi porto dentro, voi mi portate fuori. Sì, non è un problema, non abbiamo abbandonato nessuno. Ma non si sa mai nella vita. Va bene, giochi? Sì, sì, sono io. Quindi preparo la borsa. Ti attendiamo qua. Entro dentro, chiudendo la porta, e comincio a sentire un bordello assurdo. Poco dopo, pochissimo dopo, esco e ho uno zaino in spalla e addosso sono pieno di attrezzi. Attrezzi da fabbro, da carpentiere, da cartografo, tutto. Allora, andiamo? Sì, fai strada, direi. Di là. Aspetta, sei sicuro di sapere dov'è veramente? Non Sì, hai sì. indicato un punto a caso, Giochi? No. Non hai indicato un punto a caso, Oberon? No. Ah, l'hai chiesto a lui, scusa. Io comincio a camminare. Finalmente qualcuno che non perde tempo. Lui mi sta simpatico. tanto. Io mi fido e lo seguo. Ciao, Oberon, grazie di tutto. Non sembra salutarti di ricambio. Fa sempre così, fa il prezioso. Quindi sei un artefice? Sì, sono anche un grande rompipalle, però. Perfetto, potremmo andare molto d'accordo. E questa Ok. cosa te l'ha detta Oberon? Me l'ha detto Oberon, mia madre, mio padre, mio cugino, suo cugino, l'amico Il di mio. mia sorella, un po' di gente. Ok, va bene, io sono Opal comunque, piacere. Piacere, io sono Giochi, che però è un soprannome. E quale sarebbe il tuo nome invece? Non me lo ricordo, uso Giochi da talmente tanto tempo. E che non sapevo quale soprannome andasse bene, mi piacevano quelli che facevano ridere. Giochi è un bel soprannome. Sì. Grazie, anche il tuo, come che ti chiami? Archibald. Il soprannome piace. sarebbe Archer, quindi puoi usare quello. Ok, mi piace. Io sono con due occhi a palla
giganteschi e vedi che esce anche una piccola lacrimuccia. Lui è triste. No, sono in verità è con il contrario, sono abbastanza felice, mi ricordi una persona. Vuoi un fazzoletto? Ma no, io ti abbraccio e vedi che ti abbraccio veramente. Percepisci che nonostante la stazza Mhm. ho un peso abbastanza imponente e anche sono abbastanza corazzato. Scusa, mi sono fatto prendere dai ricordi. Tranquillo, ogni tanto succede anche a me di ricordare qualcosa. Dagnil, chiamami Dag. Ok, Giochi, noti che Doug non ha le mani. oh, abbiamo qualcosa in comune io e te. E ti faccio così con la mano metallica. E io... Fin troppo. Io comunque sono giro Jasper. più. Piacere di conoscerti, Giochi. Non ho un soprannome, ma se nel corso di questa camminata ne vorrei trovare uno, usalo pure. Va bene, Gegè. Perfetto. Allora, noi adesso dobbiamo andare. Voi non potete picchiare la cacciatrice. Avete un patto. Sì, non ne abbiamo intenzione. Io no, faccio il cazzo che mi pare. Certo, assolutamente. Alla peggio, voi difendete me. Beh, sì. Evitiamo però di picchiare la cacciatrice. Io capisco che magari se vedendole lei brutta. picchia me, io picchio lei, Sì, Io sì, sono sì, d'accordo. Jasper, per favore, che ti chiamo Gegè. vero, Ti chiamo scusami, Gegè. Guardo Jasper e mi fermo. Anche se voi avanzate, io rimango lì e guardo Jasper. Ehi, ci sei impallata la guida? Guida? Io quella la conosco. E vengo a chi? metterti tipo una mano sul petto. Quella è mio fratello. Scusate. No, non Gegè. Come l'hai avuta questa? È in prestito, non è mia per davvero. Non sono prestiti che si ottengono così da un momento all'altro. Il possessore di questo oggetto mi ha proposto di darmelo in cambio di detronizzare Lolt, sostanzialmente, siccome non potevo fare senza e c'è stato questo piccolo scambio di favori. È l'unica vestigia che avete. Conosci le vestigie? Conosco un po' qualunque cosa. Oh, beh, ha detto che studiavi da quella dell'albo. Vedi? Io guardo Opal e Doug, faccio una faccia per dire, io non potevo nasconderla. Io tiro fuori la spada che appunto sempre con queste stelle che si vanno a comprimere, mentre estraggo l'elsa si ricrea questa lama che crea una luce abbastanza visibile e davanti a me c'è questa spada luminosa che è la Star Razor. Te vedi che i miei tatuaggi visibili iniziano a diventare proprio dei rami, delle radici che vanno a confluire dove c'è il moncherino, a trasformarmi in una mano legnosa, e dal legno della mano parte questa staffa e in mezzo c'è questo cristallo nero. Io abbasso gli occhialini. Wow, sono proprio loro. Poi mi giro verso Archibald. E tu? E tu che cos'hai? Tiro fuori da dietro un pugnale. I tuoi esperti occhi da halfling denotano che comunque è legno fatato e metallo fatato. Lo rigiro tra le mani, non è una vestigia. Lo guardo bene. Bello. Sei quello scarso del gruppo? Sì, e la rimetto dietro. Giochi, questa non è una cosa carina da dire, Ah no, mi hanno insegnato a non dire mai le bugie, quindi dico sempre quello che penso. ma non è una cosa Questo carina tipo mi da piace. dire. Scusami. Mi abbasso di parecchio, quindi ti metto un braccio intorno al collo e faccio: se ti stai chiedendo se mi hai offeso, no, mi stai facendo sentire incredibilmente a casa. Andiamo, Giochi. Visto che non si è offeso, È tutto a posto. Questo tizio mi piace. e ricomincio a camminare. Nel mentre continuo a ragionare sulle vestigie, sulle capacità di cui ho sentito parlare. La vestigia di Opal è una lama fatta con della pietra lunare, creata dalla dea della luna Elistrae. Quella di Dagnil è stata creata imbrigliando l'energia primordiale degli elementi ed è in grado di comandarli. Quella di Jasper è una vestigia particolare creata nel Feywild. Si hanno pochissime informazioni riguardanti la sua vestigia. Si pensa che i filamenti del suo vestito siano fatti con il tempo nella quale si trova. Quando ho finito di fare i miei ragionamenti, giusto? Ma voi chi cazzo siete? È un'ottima domanda. Siamo un gruppo di amici che è venuto qua per risolvere un problema che credevamo personale, ma che a quanto pare riguarda l'intera comunità. Da dov'è che venite? Adesso Da su. Veniamo da Baldur's Gate, quasi tutti. Siete di Baldur's Gate, siete scesi per un mezzo bordello che pensavate che fosse una cosa vostra, poi una cosa un po' di tutti. E poi, come siete sopravvissuti finora? Ah no, quello è stato culo. Sì, È botte di Jasper. fortuna. Culo E- e Jasper. Sì. mi prendo la bocca
mi spezzo la mascella e inizio a trasformarmi. Vedi delle zampe, delle ossa uscire che si vanno a ricoprire di sangue e di muscoli. E vedi questo lupo gigantesco, un po' zombificato e distrutto. Non ha 2 occhi, ma un occhio unico che ti osserva, verde, molto molto scuro. Faccio 3 passi indietro molto velocemente. Guardo gli altri. Fa schifo. Vedi che tipo la mia colpa sta... tu. Bravo cagnolino. Puzzi. A quello non ti Ah. abitui. Alla puzza o che non sa Alla parlare? puzza. Ah, vabbè. Mi avvicino un attimo a Opal. Ti senti una cosa, te che hai letto il diario, c'era qualcosa in merito alla moglie o alla famiglia di Oberon? Riprendo il libro, lo apro e lo sfoglio leggermente, Tutta la parte mancante è bruciata. sfoglio le pagine. Era così? No, non era così. Hai fatto la faccia. Ma non era così, abbiamo perso il diario. Perfetto, perché abbiamo perso il diario. Perché qualcuno ci sta mettendo i bastoni tra le ruote e io spero vivamente che non sia Oberon. Guardate il diario, entrambi. Notate che c'è della traccia magica. C'era un incantesimo di autodistruzione che è stato attivato. Ce l'ho in mano da più di un minuto. Sì, ha voglia. il viaggio- Identify. Passo la mano sul libro e un glifo, sempre sul viola, si crea sul libro ed è come se i miei occhi per un momento diventassero luminosi, è come se stessi guardando il nulla e stessi analizzando un sacco di informazioni. Quando torno da questa trance, praticamente sbatto un po' di volte le palpebre. Oberon, quando siamo partiti, ti direi un'ora fa, ha bruciato le pagine in qualche modo. Penso che lui ne abbia una copia e sia collegata a quella. Mi si viene da pensare questo. Che Dio, l'impazienza, il momento in cui ho scoperto chi era la cacciatrice. E il fatto che se avessimo avuto informazioni e chiudo il libro, tanto è inutile, lo metto via, avrebbero potuto ricollegarle a lui. Probabilmente lui non vuole essere messo in mezzo. Nel volto di Archer noti questo velo proprio di fierezza e si sente meno solo quando lui fa queste cose. Ti sta guardando con un sorriso mezzo sghembo, che è semplicemente fiero e felice. Mi giro, ti guardo col sorrisetto. Cosa? No, hai fatto un ragionamento, una deduzione incredibile. Sono fiero, brava. Arrossisco. Grazie. Imparo da te. E ti do un bacino in fronte. Ok, andiamo. Sì. Giochi, quanto manca? No, poco. Ok. Stai cercando di percepire nell'aria dove possa trovarsi la cacciatrice. Hai già sentito il sudore. E ora è all'interno di mezzo Berranzan. Non troppo distante dalla vostra posizione, ma c'è qualcosa che è cambiato in lei. Senti nell'aria e nell'ambiente qualcosa che ti è familiare. Ti è familiare nel momento in cui eravate con Taris Dun. È l'odore dell'inferno. Il mio sguardo è verso la città, mi fermo e ringhio. Si suona strano, ma Doug ha ringhiato. Non è una cosa normale. No, decisamente no. Doug, c'è la cacciatrice? Batti una zampa, se per sì, 2 per no. 2 per no. C'è qualcuno? E ti scuoto la testa anche. E ricontinuo, ti faccio 2 cenni per andare avanti. Jasper, Sì. vedi che io mi metto davanti e mi abbasso. Io mi avvicino e ti tocco per Mhm. capire dove non c'è Sì. del marcio. Salgo sopra. E continuo. Wow! Piano, Doug! Vorrei lanciare come rituale Detect Magic. Anche se distante, tutta la città di Mezzo Berranzan è ricoperta di un'aura magica. Capisci che la scuola di magia e quella dell'invocazione stanno invocando qualcosa di molto grosso. Quando percepisco quest'aura di magia così estesa e così pesante, mi porto una mano alla tempia così. Stanno evocando qualcosa qui da queste parti, quindi ci conviene affrettare un po' il passo se non vogliamo vederne le conseguenze. Quindi abbiamo pure un rituale da fermare? Mi sa di sì, non promette bene, c'è veramente un'aura magica incredibilmente estesa. Beh, prima occupiamoci della forgia, però. Non sappiamo quanto ci vorrà ancora, però nel dubbio sbrighiamoci. Andiamo alla forgia e poi ci dirigiamo in là. Mi sembra una bella idea. Mi acquatto un pochino su Doug, mi raccomando Doug, non iniziare a correre, non ci possiamo separare, per favore. Grazie per tutto il supporto che ci date.
Grazie proprio perché attraverso il vostro supporto noi continuiamo a creare le avventure che vi piacciono di più. Ed è solo grazie a voi se possiamo migliorare sempre di più. Quello che state vedendo è Nexus nell'abisso. Ed essendo proprio una seconda stagione, consigliamo di vedere la prima, Nexus oltre il velo. Ma se volete sapere di più sul mondo che state guardando, è possibile espanderlo attraverso alcune delle nostre creazioni. Uno tra questi, Frammenti di luce, un piccolo racconto che potete leggere nella nostra pagina itch.io. Ostrix 7, Curriculum del Caos, una piccola avventura che abbiamo giocato live ma che abbiamo deciso di riassumere con 4 piccoli video. Ma ricordate, questi non sono elementi fondamentali, ma servono semplicemente per esplorare il mondo di Nexus a 360 gradi. Vi ricordiamo di seguirci e di lasciare un commento per farci sapere cosa ne pensate di quello che avete appena visto. Detto questo, non posso far altro che augurarvi una buona visione e ci vediamo alla prossima avventura. Pian piano tutto diventa sempre più stretto, sempre più angusto. L'aria comincia a riempirsi di un odore acre. Mentre camminiamo, comincio a guardarmi attorno, cambio espressione. Sembra abbastanza pensieroso. Giochi, stai bene? Sì, è un po' di nostalgia del mio braccio. Lo sentite questo odore terroso? Sì, pensavo fosse normale essendo in una forgia. Beh, ma la forgia è spenta. Questo è praticamente lo stesso odore di quel coso che mi ha strappato il braccio, che vive dentro la forgia. E questa forgia? Sì, ovvero non ve l'ha detto. No, per tempo che abbiamo messo questo piccolo minuscolo particolare. I cunicoli diventano sempre più profondi. Gli spazi certe volte si aprono in enormi colonnati di qualcosa di molto antico. Tutto è un continuo cambiare di luoghi all'interno dell'ambiente delle grotte. Ma più vi inoltrate nelle profondità, più appaiono ogni tanto delle venature rosse sulle mura, come se stesse colando del sangue. Cominciate a vedere tanti piccoli ragni rossi. Archibald, ne pesti uno. Allungo il braccio. Un terribile presentimento. Io mi blocco. Ok. Ci ha già sentito. Evitiamo di fare altro rumore. Cerchiamo di mettere i piedi dove non ci sia tutto questo schifo. E Archibald, Ecco. quando togli il piede da un cunicolo laterale hai una strana sensazione. Mi giro lentamente verso il cunicolo. C'è questo cunicolo molto grande. Ti intravedi che c'è qualcosa in controluce che hai visto per un attimo. Non può essere, sembra un enorme teschio, ma stiamo parlando di gargantuesco come forma. Poi da sotto quel teschio una fila di denti ricoperta di saliva si apre pian piano. Nel momento in cui si apre, io lancio a terra queste spire di fumo. Questo fumo si addensa, si annoda su se stesso, schizza verso terra. La terra inizia a ribollire come due enormi vermi che vanno verso la creatura adombrata. Da lì le spire si alzano, si avvolgono intorno agli arti. Questo enorme verme gigante, Giochi, riconosci la creatura che ti ha strappato il braccio, esce improvvisamente fuori dal cunicolo e queste spire di fumo si attorcigliano intorno alla creatura che sbatte contro la parete e sentite il suo enorme ruggito riecheggiare per tutto il luogo. Guardo tutti quanti, dobbiamo iniziare a correre, ma correre forte. Via! Via! E prendo Archibald dal braccio e me lo carico proprio via. Io Comincio mi a attacco al correre. pelo di Doug. Ok. Giochi, la creatura si libera dei fumi che vengono creati e comincia a strisciare contro di voi. Quello nel dente, amici miei, è il mio braccio. Io sono aggrappato al pelo di Doug, estraggo la pistola, tra un sobbalzo e l'altro comincio a prendere la mira, poi trattengo un attimo il fiato e sparo 2 colpi a ripetizione. 2 colpi arrivano e la creatura emana un enorme ruggito e batte contro alcune delle pareti. Vedi proprio che sei riuscito a colpirgli l'occhio. Boom, schianta a terreno tutto quanto trema e continua a scivolare verso di voi. Non si ferma questo stronzo. Mentre stiamo correndo, cerco di schioccare le dita. Dai, ti prego, dai. E mi si accende una fiammella nella mano. Ah, ok! E la lancio. Questa fiammella, mentre viene lanciata, diventa enorme e va a colpire il muso del verme. Faccio un saltino, tenendomi il cappello, faccio... La bolla di
fuoco si schianta contro il suo viso, vedete l'esplosione che riecheggia per tutto il tunnel e crea questo enorme fumo che per un attimo vi dà la parvenza di essere riusciti a fermarlo, ma poi improvvisamente tra il fumo riesce questo enorme verme come un treno diretto verso la vostra posizione. Mi sistemo sulla schiena di Doug, mentre chiaramente sta correndo a tutta velocità. Cerco di sistemarmi in maniera da potermi concentrare, tiro fuori l'orologio e lo apro per iniziare a incanalare l'energia arcana. L'orologio inizia a fluttuare davanti a me, i miei occhi si illuminano e le lancette del quadrante dell'orologio si espandano in una manifestazione appunto arcana e iniziano a girare. A un certo punto porto le mani in avanti e le lancette si piegano in orizzontale e si scagliano contro la creatura come se fossero due frecce e la centrano esattamente in mezzo ai buchi del teschio. La creatura inizia a restringersi come se stesse collassando su se stessa, finché al centro della sua testa, fra le due lancette, non si apre questa voragine temporale tipo un buco nero che con una spirale la assorbe tutta. E rimangono le lancette sospese in aria a quadrante che scandiscono il minuto che rimane a quando l'incantesimo si spezzerà. Non durerà molto, su, muoviamoci! Continuate a correre, riuscite a distanziare il mostro, sentite le lancette, staccate un bel po' di strada, dopodiché sentite lo spezzarsi dell'incantesimo, è come se fosse un'enorme valanga. Da quell'orologio fuoriesce l'enorme creatura arrabbiatissima per essere stato per un minuto in un altro piano di esistenza. Chissà che ha fatto. Io so esattamente dove è andato. È andato nell'universo alternativo di Men in Black, della metropolitana. Esce spaccando tutto, sentite quasi come un terremoto che sta distruggendo tutto. Quello che faccio è solamente andare di prepotenza via. Corre velocissimo via, cominci a distanziare il gruppo dei tuoi compagni, con Jasper che si sta tenendo in cima. Oh vale Archibald, vedete i giochi che rotola a terra, ha preso la presa. Lo vedo rotolare, prendo la mano ad Archibald, lo afferro per il braccio, faccio proprio vengo tirata e me lo carico via. In fondo al cunicolo si vede la creatura che sbatte e poi ricomincia a strisciare diretta verso di voi. Voi siete arrivati ora in un enorme stanzone pieno di colonne e in fondo, molto lontano, c'è una parete con il portone. Indico il muro. Quella è la porta, usate la chiave. Dopodiché mi giro verso il vermone che sta arrivando e casto onda tonante, cercando di lanciare indietro lui e a tutto quello che c'è attorno, rocce, cose così, parto in un automatico di 3-4. Gli cadono addosso pezzi di colonne, vedete che la creatura sbatte al terreno, si apre questo enorme vortice di denti e saliva che emana questo ruggito pesantissimo e in fondo vedete l'enorme parete con due statue che tengono una spada che fanno da cornice a un portone dalle dimensioni gargantuesche. Riuscite a vedere un'enorme serratura al centro delle due porte. Le spire che poco prima attanagliavano il cunicolo iniziano a strisciare a terra come bisce e iniziano a unirsi tra loro e a creare, a diventare quello che è l'incubo di ogni verme, un corvo. Solo che è verde, con gli artigli dinoccolati lunghi che si scagliano verso il verme. La creatura sbatte contro alcune colonne e si allontana. Tu giochi, lo vedi impaurito, quindi anche se tu eri abbastanza vicino da lui per usare l'incantesimo e cercare di fermarlo, lui torna indietro perché è spaventato dalla figura di Archibald. Si allontana, vedete che fa alcune scivolate indietro, poi cerca di mordere l'enorme mostro che si ricompone di fronte a lui. Dai, non mi mollare ora. Ok. E rilancio, questa volta la prendo con tutte e due le mani, praticamente questa fiammella la ingrandisco, essendo che lo vedo spaventato mi prendo un attimo di tempo in più e cerco di farla più grossa e gliela lancio addosso. Si infrange contro di lui che sbatte contro una delle colonne che gli cade addosso, striscia verso l'indietro, impaurito dall'enorme
corvo che ha fatto Archibald. Sembra che non gli state però facendo niente fisicamente, cioè lui sta impattando i danni. Stiamo solo prendendo tempo, sbrigatevi ad aprire quella porta! Jasper, arrivi con Dagnil che state correndo e sei di fronte all'enorme portone. Quando lui arriva in scivolata io già mi preparo e scendo, tiro fuori la chiave che ci ha dato Oberon e la infilo in sicurezza nella serratura e provo a girare. Quando giri, per un attimo non senti niente, dopodiché si senti tutti i vari dentelli che cominciano a staccarsi e la porta comincia piano piano ad aprirsi. Tu giochi alle tue spalle, senti a tutti gli effetti finalmente il cuore della forgia che comincia ad aprirsi. E anche il mio cuore che ricomincia a battere. E comincia ad aprirsi. Io comincio a correre verso la porta. Jasper, capisci una cosa? La porta è molto grande, quindi questa si sta aprendo piano piano. Avanti, correte più forte che potete! Entrate! Se ovviamente riesco, io ritornerei indietro per prendere Giochi, che è l'ultimo. Lo prendo dal braccio metallico e lo lancio verso la porta. Mi lascio lanciare, tant'è vero che il lampo di genio è proprio il accorgermi di questa cosa e aiutarlo dandomi io la spinta verso di lui. Come tipo una scena a rallentatore, giochi sopra di voi che piano piano vola. Il vermone emana un enorme ruggito che vedete proprio l'onda d'urto fuoriuscire dalla sua bocca e l'incantesimo di Archibald viene completamente investito da questa onda d'urto. Si fionda al terreno, distrugge tutto e comincia ad andare diretto verso Dagnil, che è quello ovviamente più vicino. Giochi, io penso che comunque col lancio della palombella riesce ad arrivare. Cioè tu Jasper in pratica ti trovi i Giochi che ti arriva accanto, rotoli e la faccia un po' tumefatta. E alle tue spalle c'è il portone che si sta aprendo. Dietro di te c'è proprio il cuore della forgia. Vedi questa enorme forgia con la testa di un dragone dalla quale sta colando quello che ha un occhio meno attento è probabilmente lava, ma che tu conosci nel sangue. Come se fosse cristallizzato in questo momento, è fermo, è bloccato perché la forgia è spenta. Ci sono parecchie uova di quel mostro all'interno. Non sai se sono vive, non sai se sono morte. Mi volto mentre corro verso il portone e lanciare nuovamente onda tonante verso le uova. Praticamente tu fai questa onda d'urto che va a sbattere ovunque contro le mura e si spaccano, facendo cadere a terra questi piccoli vermi embrionali. Stiamo correndo e siamo ormai allo stremo delle nostre forze. Il corvo si è dissipato e dissipandosi lascia questa lunga fiammata che infiamma il corridoio. Io allungo un ultimo passo, misty steppo. Ci ritroviamo all'interno di questo piano con l'erba fresca, una lieve brezza di vento che lo accarezza. Mi volto, i capelli appiccicati alla fronte. Ti guardo annaspando e sorridendo. Bello, vero? E poi faccio un altro passo, il mondo si capovolge e quello che ritorniamo a vedere è la forgia e ci troviamo davanti a Jasper. Jasper è lì tranquillo che vi fa cenno di entrare. Cominci a correre fortissimo, l'adrenalina comincia a scorrerti nelle vene, senti l'enorme mostro dietro di te che sta schiacciando ogni colonna diretto verso la tua posizione. Vede Doug, tu salti Jasper, entri all'interno. Quello che io faccio è tirare fuori il mio orologio e iniziare a prendere il tempo. Loro iniziano a passare e io a un certo punto rigiro la chiave in modo da far richiudere la porta. Passa Dagnil, guardo il verme e nel momento in cui rimane uno spiraglio tanto così da poter comunque vedere al di là, uso Misty Step e scompaio in una nuvola di fumo mentre la porta si chiude e fa BOOM! E io rappaio chiudo l'orologio 2 giorni su 2, però ragazzi, ogni tanto pensateci voi. Le porte si stanno chiudendo, improvvisamente il mostro ha uno sprint che non ti aspetti, senti il boom, ma in pratica le porte si sono chiuse sull'enorme verme, apre la sua enorme bocca, i denti che continuano a roteare. Giochi, per un attimo, forse hai la sensazione di vedere il tuo braccio. La porta continua a chiudersi, lui sta strisciando sempre più avanti, perché
La porta si chiude e il vermone per metà all'interno, schiacciato. Allungo la mano verso il braccio scheletrico all'interno della bocca, mi volto verso gli altri con un anello in mano. Questo è importante, me l'ero dimenticato, e lo metto sull'altra mano. Dopodiché mi guardo attorno. Beh, benvenuti nella forgia.